In questo video rispondiamo ad una domanda molto diretta. Perché non riesci ad essere ricco? Cosa ti sta impedendo di trovare la tua reale ricchezza? Prima di iniziare però vorrei che tu risponda ad una semplice domanda. Ma tu che cosa stai cercando davvero? Cos'è per te la ricchezza? È bello il titolo del video, vero? Diventa ricco in un passo. No, i soliti 3 passi, le 5 strategie. Molto facile, molto semplice. Che in realtà è un po' quello che tutti vogliono. Qualcosa di facile, una ricchezza facilmente ottenibile. Ma non è una presa in giro, attenzione, veramente c'è un solo passo per la svolta. Devi sapere che nella mia carriera ne ho viste tantissime di persone correre sempre più forte per trovare la ricchezza. Io ero uno di quelli. Inseguivo sogni e ambizioni. Mi impegnavo tanto per raggiungere quel livello di status che mi avrebbe finalmente dato la ricchezza che sognavo. E soprattutto mi impegnavo per creare obiettivi e piani di azione correlati agli obiettivi stessi per raggiungere quel conto in banca e quindi quello stile di vita che avrei tanto voluto. Ma nonostante questi grandi sforzi, poi alla fine ci sono 2 categorie di persone. Le persone che non ce la fanno, nonostante tutto l'impegno, non raggiungono i loro obiettivi, mollano troppo presto e rinunciano ad un cambiamento reale e concreto. E poi ci sono quelle persone che ce la fanno, raggiungono i loro obiettivi, riescono a conseguire il loro stile di vita ideale, ma non si sentono comunque ricchi. Ecco, io in questo video vorrei suggerirti un ulteriore punto di vista, un'ulteriore strada, una terza via possibile per te, per essere, ma soprattutto sentirti una persona ricca. Il passo, come ti ho detto, è uno solo ed è la fonte di ricchezza più pura e potente che esista. La reale più concreta soluzione per trovare la ricchezza fin da giovane e a tutte le età. Ma come al solito ci sono dei problemi e questi nello specifico ci impediscono di trovarla, questa ricchezza. Il primo problema è che le persone spesso, ma direi anche quasi sempre, si focalizzano sulle cose che gli mancano e non sulle cose che hanno. Questo crea a livello energetico uno scompenso che poi determina un risultato che non è il risultato desiderato. Problema numero 2. Le persone purtroppo tendono ad essere soddisfatte solamente delle grandi cose che ci sono nella loro vita, quando raggiungono grandi obiettivi, grandi ambizioni o magari quando superano gli altri. Un altro grande problema è che le persone danno per scontate le cose che hanno fin quando non arriva qualcuno o la vita a portargliele via. E pensaci, quante persone hai dato per scontato nella tua vita finché queste persone non se ne sono andate per sempre. E poi l'ultimo e più grande problema, che è un po' la conseguenza di quelli che abbiamo già visto, è che nessuno e nemmeno la vita continua a dare qualcosa quando non viene apprezzato. Come ti sentiresti dopo aver fatto il regalo ad una persona a non ricevere nemmeno un semplice grazie per il pensiero? Quindi cosa accade? Che la vita poi tende a chiudere il rubinetto e non continua più a dare qualcosa di bello a chi non apprezza, a chi non ringrazia. E quindi si percepisce una vita sempre più scarsa in abbondanza, in ricchezza, e si accede ad una vita purtroppo sempre più povera. Ora, visti i problemi, lo vuoi questo segreto? Sai come potresti diventare in uno schiocco di dita la persona più ricca del mondo? Una parola: gratitudine. E non skippare il video, ormai sei arrivato fin qui. Fammi spiegare bene. So che potresti pensare quello che ti sto per dire, perché ci sono passato anch'io, che non basta la gratitudine, che la gratitudine non risolverà mai tutti i miei problemi, che questa cosa mi sembra una baggianata da pensiero positivo, che i miei problemi sono ben più grandi e gravi di queste cavolate. Io pensavo esattamente queste cose. Ero il primo diffidente, ero il primo a non credere ad una potenziale soluzione apparentemente poi così semplice. Eppure devo dirti che praticando sono riuscito davvero a concretizzare un cambiamento potente nella mia vita. Ovviamente non è bastato solo questo, ma questa sarà la base, il fondamento su cui poggerà la tua reale e più concreta svolta. Proprio per aiutarti a superare la tua diffidenza, qualora dovesse esserci, voglio elencarti alcuni dei benefici, anche comprovati da diversi studi scientifici, che dimostrano quanto la pratica della gratitudine possa avere un impatto potentissimo nella qualità della tua vita. Primo beneficio pazzesco: la gratitudine aumenta i livelli di felicità. Gandhi un giorno ha detto: ero triste perché non avevo le scarpe. Poi mi sono guardato intorno e ho visto un uomo
che non aveva i piedi. Dove metti l'attenzione fa tutta la differenza del mondo. Bicchiere mezzo vuoto o bicchiere mezzo pieno. Ma un condizionamento costante a vedere ciò che di bello, anche piccolo, si possiede nella propria vita. C'è uno studio che è durato 10 settimane che ha fatto l'Università di Miami che ha dimostrato una cosa molto interessante. Hanno diviso le persone in due gruppi. Ad un gruppo gli hanno fatto fare un esercizio dove dovevano riportare ogni giorno tutte le cose belle che gli erano capitate. Ad un altro gruppo invece hanno dato il compito nel quale dovevano riportare tutte le cose brutte che gli erano capitate. Alla fine di questo studio risultò, come puoi immaginare, che le persone che si erano focalizzate sulle cose che erano andate bene, sulle cose positive, sulle cose belle da vivere, sulle cose belle da ricordare, erano più felici e positivi. Avevano per assurdo anche fatto meno visite mediche ed erano in generale più soddisfatti della loro vita. Beneficio numero 2. Aumenta la fiducia nella vita e l'autostima. Vedere ciò che si ha piuttosto ciò che manca porta inevitabilmente il cervello a coltivare un senso di protezione e stabilità interiore che creano le fondamenta solide di cui ti parlavo prima per quando poi nella nostra vita, come tutti, incontriamo dei momenti di difficoltà. Ecco quindi che una persona che si è allenata a focalizzarsi sulle cose belle della sua vita, sulla gratitudine, nei momenti difficili riuscirà maggiormente a tenersi in piedi e ad andare avanti. Se ci fai caso, se pensi ad un momento difficile del tuo passato, ricorderai sicuramente che proprio quando stavi vivendo quelle emozioni pesanti e difficili, era come se nella tua vita fossero sparite in uno schiocco di dita tutte le cose belle che avevi, proprio perché in quel momento la difficoltà ci impedisce di vedere l'opportunità. Questo tipo di allenamento in quelle situazioni ci faciliterà il processo. Beneficio numero 3, questo per me è stato determinante, migliora la qualità del sonno. È stato dimostrato da diversi studi che vibrare emozioni di alta frequenza, di cui la gratitudine è la maggiore creatrice e generatrice, ha numerosi benefici per il livello di qualità del nostro sonno. Se non lo sai, dormire, ma soprattutto dormire bene, è un'attività fondamentale per il nostro benessere e anche per i nostri risultati, perché una persona che non dorme bene sarà meno in salute, sarà più stressata, sarà meno energica, sarà meno positiva, avrà meno creatività. Quindi, come puoi immaginare, tolte tutte queste qualità, una persona riuscirebbe a malapena arrivare a fine giornata, probabilmente senza concludere un granché. Quindi il sonno è fondamentale. Io in un periodo della mia vita avevo una grande difficoltà a dormire. Dormivo 2-3 ore a notte, non perché non avessi tempo per dormire, ma proprio perché mi rigiravo nel letto pieno di pensieri, perché quando nella tua vita hai dei problemi, e io avevo tanti debiti, non avevo una visione per la mia vita, avevo la preoccupazione della malattia di mio padre, la depressione di mia madre, tante situazioni instabili, quindi la notte non riuscivo a dormire perché ovviamente mi portavo tutti questi pensieri con me, finché poi un giorno, per fortuna, ho scoperto prima di tutto i benefici della gratitudine, ma soprattutto un esercizio che ti consiglio in questo video. La sera, prima di andare a letto, metti sul comodino un libricino, un'agendina piccolina con una matita e una penna, e tutte le sere, prima di addormentarti, scrivi le 5 cose di cui sei grato di quella giornata, e per ognuna delle cose che scriverai anche il perché. Come ad esempio, sono grato della telefonata che ho fatto oggi con mio padre perché è successo questo e questo. Questo esercizio, oltre a farti addormentare in modo più rapido, ti aiuterà anche ad avere un sonno più profondo e durante la notte non avere quei sogni pesanti che magari banalmente hai avuto dopo aver visto un film horror prima di andare a letto, o magari un film di eccessiva azione. Ovviamente se anche durante la giornata hai praticato pensieri di gratitudine, hai visto le cose belle della tua vita, ovviamente questo esercizio serale avrà un impatto ancora più forte. Punto numero 4, a mio avviso il più importante: migliora il tuo stato di salute generale. E lo senti, è palpabile. Infatti questa cosa la puoi testare facendo una prova di almeno un mese. Dopodiché, avendolo davvero fatto tutti i giorni, potrai dire con me funziona, con me non funziona. E ti posso garantire che su 1000 persone, 1000 mi hanno detto che funziona. Ad oggi ai miei eventi abbiamo avuto ospiti oltre 25.000 persone. E cosa suggerisco? Oltre alle tantissime strategie, anche esercizi di visualizzazione guidata e di gratitudine. E quindi posso affermarti con assoluta certezza, non solo per la mia vita, che magari sono fortunato, ma per la vita di migliaia e migliaia di persone, che questi semplici esercizi ti cambiano totalmente la vita. Ci sono tantissimi studi sul miglioramento della qualità della salute di una persona grazie alla gratitudine, che dichiarano che migliora la salute del cuore e abbassa i livelli di cortisolo e quindi lo stress percepito e l'infiammazione generale nel nostro corpo, e anche i livelli
di ansia. Uno dei momenti che mi ha fatto tanto riflettere sulla gratitudine è stato quando ancora non conoscevo questi strumenti in chiave di cambiamento e di crescita personale. Ero in viaggio in Tanzania con un gruppo di amici e andammo con il padre di questo mio amico che viveva a Dar es Salaam da tanti anni all'interno della savana, sperduti, a trovare un piccolo villaggetto fatto di 6 capanne di fango. Considera che questo villaggetto non aveva luce e non aveva acqua. Per prendere l'acqua dovevano fare 6 ore di cammino. Io sono arrivato in questo villaggetto e sono rimasto sconvolto perché ero un ragazzo sempre negativo, sempre polemico, sempre che non me ne andava bene una, sempre il più sfigato, sempre insoddisfatto perenne. Nonostante comunque non stessi vivendo in un villaggetto senza luce e senza acqua nel bel mezzo della savana, ma comunque avevamo sicuramente tanti problemi, ma non eravamo poveri da non avere cibo e magari vivere sotto un ponte. E vedere queste famiglie vivere in quelle condizioni, ma con un sorriso e una gioia di vivere impressionanti, fu un messaggio fortissimo che in quel momento ancora non riuscii a capire profondamente. L'avevo vissuto, mi ricordo, un po' più come uno shock, una provocazione. Però poi negli anni, iniziando anche poi a crescere, a cambiare a livello personale e spirituale, capii davvero il messaggio che quel giorno, quell'esperienza stava cercando di comunicarmi. Padre Pio diceva: siamo facili a chiedere, ma poco a ringraziare. Ci piace chiedere tante cose, chiediamo una vita migliore, chiediamo un miglior partner, chiediamo che i nostri figli stiano bene, chiediamo che le persone che amiamo possano avere una vita felice, chiediamo più soldi, chiediamo tante cose. Ma quando ci fermiamo davvero a ringraziare per quello che abbiamo? Per chiudere, voglio usare una frase di un grande filosofo che diceva: se la sola preghiera che dirai in tutta la tua vita sarà grazie, beh, quella sarà sufficiente. Ti leggo nei commenti.